Buon pomeriggio amiche e benvenute sul mio canale e bentrovate a coloro che mi conoscono già da un po'. Allora, è da tanto che non ci vediamo, tra i vari eventi è stato tutto un continuo correre, rincorrere il tempo, da dopo la mostra ad Oltremare, la fiera creativa, poi c'è stato un mercatino natalizio a cui ho partecipato e quindi mi sono ritrovata oggi 10 dicembre che veramente è tantissimo che non mi faccio vedere, che non pubblico e quindi ho deciso di fare un piccolo video creazioni perché ci sono dei bijou in partenza e quindi volevo mostrarveli e ne approfitto, ne mostrerò anche qualcuna insomma di quelli che sono rimasti dall'ultimo mercatino natalizio. Spero che insomma stiate tutte bene, che siano già iniziate le corse per i regali di Natale. Io non sono una che va molto in giro a fare shopping per i regali natalizi, però insomma prima o poi tra qualche giorno comincerò pure io, chi lo sa. Però già lo so che in giro c'è tanto fermento e ora natalizia, anche io l'alberello nel mio laboratorio, quest'anno un po' più grande perché il laboratorio è un po' più grande e quindi lo consentiva e niente, quindi tra un pochino giro la camera e vi mostro i bijou che ho realizzato. Per chi non mi conoscesse, naturalmente, io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou e realizzo per lo più bijou handmade e qui sul mio canale condivido quelle che sono in generale le mie passioni, tra cui sutage, il bead embroidery, la tessitura di perline, ma spazio parecchio. Siete in pieno fermento natalizio, quindi vi piace fare dei regali fatti con le proprie mani, vi lascio qui giù in basso il link ad un paio di podcast speciale regali di Natale dove troverete idee per realizzare dei regali di Natale fatti con le vostre mani, quindi ve lo lascio qui nell'info box. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche dei prossimi video, di cui uno sarà sicuramente un tutorial perché devo girare il secondo tutorial per la BB quindi insomma ne approfitto per avvisarvi così che non ve lo perdete. Cos'altro dirvi? Niente, oggi naturalmente vi mostrerò bijou, ci sono dei bijou veramente belli, degli orecchini giganti e quindi ve li mostro, sono un po' particolari, fuori dai miei, tra virgolette, soliti schemi, ma sono veramente felice di mostrarveli perché questi sono pezzi che poi una volta fatti non li rifaccio più, già lo so, in generale non faccio mai copie perché mi diverto a fare tutti i pezzi unici, quindi non ve ne andate, giro la camera e vi mostro tutto. Mi raccomando poi lasciatemi un like e condividete. Ciao! Allora, qui vedete una scatolina contenente un po' dei bijou che vi voglio mostrare, ma non sono tutti i bijou che vi voglio mostrare. Prima però volevo farvi vedere, giusto così, quando vado ai mercatini utilizzo queste, tra virgolette, espositori, contenitori per bijou. Vedete, sono tipo in tessuto velutino e mi piace mettere gli orecchini come bracciali abbinati con tocchi di colore. Qui per esempio c'è tutto il blu, poi ho degli altri piccoli espositori in cui ci sono quelli verdi, quelli viola, quelli col fucsia, insomma cerco di creare armonia, cioè cerco di creare dei piccoli blocchi di colore sul banchi e di creare un senso armonico a quello che metto. Ci tenevo a dire questa cosa come consiglio quando andate a fare dei mercatini, degli eventi, per non creare troppa confusione sui banchetti dove andate ad esporre. Meglio pochi pezzi che si vedano anziché tanti che poi ci si perde con gli occhi. Ok, passiamo subito al dunque, alla sostanza di questo video. Questa scatola l'ho decorata io col decoupage, è un riciclo e dentro ci sono i bijou. Allora, vi voglio mostrare prima i tre bijou giganti, diciamo così. Parto subito col mostrarvi questi tre giganti, provo ad avvicinare un pochino la camera perché ve li voglio mostrare da vicino. Allora, sono dei mono orecchini molto grandi, la persona ne indossa solo uno, quindi in realtà è come se avessi realizzato tre ciondoli. Allora, questo è il primo,
Sono tutti, vedete, li vedete sulla mia mano, sono belli grandi e la persona li ama così. In questo caso ho utilizzato un cabochon in pasta polimerica realizzato da me, poi ho utilizzato navette, gocce, perla della Swarovski, perline e cristalli e ho creato questo orecchino asimmetrico. Il bello di creare questi, insomma, bijou grandi è che ci si può spaziare un po' di più con la lavorazione, perché come sappiamo per vedere un maggiore lavoro sul soutache in genere si realizzano pezzi grandi oppure si lavorano dei pezzi veramente microscopici per avere un po' di movimento, però comunque l'effetto quando si realizzano dei pezzi un po' più grandi è decisamente diverso, come in questo caso. Spero che si vedano i colori, sempre un po' sfalsati, però penso che si riescano ad intuire, e questo naturalmente è il retro con il mio piccolo tag. Passo al secondo che ha questi toni del viola, del glicine. Questo sembra molto più rosso ma in realtà è un fucsia. Ho messo questa perla barocca, dei cristallini, delle piccole perle, un cabochon in imitazione perla, in realtà è un glicine, forse voi lo vedete più sul grigio. Non so questi colori come risultino dal video, ma questo è un bellissimo colore e questo orecchino diciamo che ne perde un po'. Provo così, c'è sempre un problema di luci. Ho una lampada qui al mio lato destro e cerco insomma di mostrarveli al meglio. Quindi questo e questo più o meno hanno la stessa lavorazione con qualche piccola differenza. Ovviamente questa è una goccia in cristallo, cambia il decoro qui sulla parte finale, le dimensioni sono diverse, quindi l'effetto finale cambia, però più o meno goccia, navette, elemento superiore e frange ci siamo. Poi naturalmente lo sapete, si fa sempre qualche variazione sul tema e questo è il tag. Metto sempre perni in acciaio e farfalline in acciaio e anche in silicone per sicurezza. Questo io lo adoro, lo amo veramente, lo trovo bellissimo e particolarissimo. In questo caso il cabochon anche in pasta polimerica realizzato da me, in questi colori del blu, dell'oro. Questa è una pietra in lapis, gocce abbinate, vabbè, coprigoccia, coppette, lo sapete, questi piccoli dettagli, catena strass, bellissima questa, che ha questo riflesso così come la goccia in cristallo, perle da 3 mm, anche qui c'è una catena strass piccina di colore blu, perle Swarovski, non mi ricordo i colori, lo sapete già. Comunque questa è la lavorazione molto particolare e questi sono gli orecchini per la nostra amica Stefania. Anche qui il retro, e adesso vi mostro una cosina che di solito non mostro mai. Allora, quello che vedete qui sono le mascherine che ho utilizzato per fare i retro, perché naturalmente quando gli orecchini per esempio sono così non utilizzo una mascherina ma incollo direttamente il mio Ultra Suede o Alcantara e poi dopo lo ritaglio. Ma naturalmente quando i profili dei bijou sono un pochino più arzigogolati faccio delle mascherine come in questo caso, vedete, la mascherina, e poi quindi ritaglio il retro. Quindi con la mascherina fatta sul mio bijou, poi la appongo sul pezzo di Ultra Suede in modo tale da tagliare preciso e da ottenere un risultato buono per il nostro retro, anche perché quando ci sono tanti piccoli taglietti da andare a fare con le forbicine un po' ci si può andare scomodi e si rischia di rovinare il lavoro. Quindi in questo caso ragazzi ho fatto le mascherine e vedete A, vabbè, B è questo e C. Quindi dietro a ogni pezzo di soutache, di bijou, c'è veramente tanto lavoro. Naturalmente queste mascherine le andrò a gettare perché non realizzerò sicuramente mai bijou identici uno agli altri da avere la stessa mascherina per il retro, però è un suggerimento per fare dei retro ben fatti e precisi. Ok,
Ora passiamo agli altri bijou. Allora, li vado a prendere dalla mia scatolina, naturalmente alcuni ci sono, altri non più. Parto con questi al lobo. Questi realizzati, se avete visto il tutorial fatto in collaborazione con la BB Craft, c'erano queste pietre in labradorite, ho fatto degli orecchini più grandi che naturalmente non posso mostrarvi, e questi erano quelli al lobo piccini piccini. Ancora orecchini al lobo, questi che in genere rifaccio sempre quando vado ai mercatini perché insomma sono sempre graditi. Ultimamente sto utilizzando, come sapete, le piattine di fili e forme. Alcune le avevo già, altre ne ho prese naturalmente in fiera. Per la maggior parte dei bijou comunque che sto realizzando sto cercando di utilizzare quelle di fili e forme, quindi se voleste fare un acquisto da fili e forme c'è un codice sconto, un coupon per voi, ve lo metto qui in sovraimpressione, basterà che lo andate a digitare quando preparate il carrello, vi metterò eventualmente anche il link al sito. Poi dopodiché, sempre al lobo, ho realizzato questi con dei piccole, sono delle candy, catena strass e poi delle girandoline, naturalmente delle girandoline semplici come queste. Trovate il tutorial sul mio canale, quindi andate a sbirciare. Dopodiché ho realizzato orecchini semplici, questi con delle piastrelline e con queste perle della Swarovski, tutti orecchini molto semplici, e ho utilizzato, ragazze, le famose monachelle bellissime, quelle della BB Craft. Vi metto il link anche a quel video con tutti i link di riferimento. Queste in acciaio sono veramente favolose e secondo me super pratiche e comode. Sempre restando nei colori del blu, ho realizzato questi con cabochon fatti da me, tipo a foglia. Anche qui ho inserito delle perline e sono anche questi al lobo, perni sempre in acciaio. E poi in abbinamento c'era anche il ciondolo che naturalmente non c'è più. A proposito, giusto per darvi un'info, al mercato, io che produco 50.000 orecchini, al mercato hanno chiesto, al mercatino natalizio, hanno chiesto tutti ciondoli, quindi d'ora in poi vedrete ciondoli, ciondoli, ciondoli. Quindi questi erano dei piccoli orecchini che erano abbinati ad un ciondolo, ragazzi, che purtroppo non posso mostrarvi. Sempre piattine fili e forme. Ancora piattine fili e forme, in questo caso ho utilizzato questi cabochon perché, ragazzi, ho nei cassetti ancora tantissimi cabochon da utilizzare. Questi erano di Cabochon Mania e semplici come un abbraccio. Queste piattine avvolgono questi fantastici cabochon che sono delle piccole opere d'arte. Questo in retro, semplici ma molto 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 eleganti a mio avviso. Naturalmente non può mancare qualcosa nello stile etno chic, come lo chiamo io. Sono questi, in questo caso i cabochon sempre presi dagli scatoloni, sono di Silvia Placuzzi. Anche qui ho utilizzato, come vedete, le monachelle, quelle in acciaio, chiuse, consigliatissime, e ho fatto questa lavorazione con questi colori un po' particolari che io naturalmente, come sapete, amo. Non si vedono benissimo, però sono veramente deliziosi, della serie me la suono e me la canto. Sempre della serie un pochino etno chic, ci sono anche loro, sempre cabochon di Silvia Placuzzi, anche in questo caso un dolce abbraccio che contorna questo piccolo cabochon e queste bellissime gocce grandissime, anche in questo caso col perno al lobo, sempre in acciaio. Mi sembra che sto facendo una televendita, non lo so, oggi sono strana. Poi piastrelline, non ricordo di chi sono queste piastrelline, ritrovate nelle scatole. Il bordeaux, ragazzi, quest'anno blu e bordeaux lo sapete va a ruba, in questo caso è un blu e un grigio fango, bellissimo, con tocchi di rame. Infatti le monachelle sono sempre quelle in acciaio ramato, con queste pietre faccettate, semplici ma a mio avviso veramente deliziosi. Cabochon artigianali, ragazzi, sono sempre bellissimi. Avevo realizzato anche degli orecchini con i cabochon di Elga Casagni, quelli con le rose, quelli con la giapponesina, ma ahimè, ragazze, dovevo girare il video creazioni prima del mercato, adesso è tardi.
Ultimi per questo video creazioni sono loro, orecchini semplici, ho utilizzato i perni della BB Craft in acciaio da incollo con queste coppette messe in questo verso, anche questi particolari, in colori bellissimi che ricordano un pochino la labradorite. Ogni tanto recupero dalle scatole ed escono dei piccoli capolavori. Quindi mi spiace di non aver potuto mostrare quelli di Elga Casagni con le roselline, con le giapponesine, ma ragazze sono andati a ruba. Vi mostro giusto per anche questi due bracciali da uomo, ne avevo realizzato un terzo, ma ho fatto un piccolo regalo ad un amico e quindi questi sono bracciali con elastico in pietre dure. Le pietre sono del mondo delle pietre di Fortunato e con piccoli elementi in metallo. Qua sono da 8 millimetri e qua invece sono più piccine da 6, tranne questa in ematite centrale che è un pochino più grande, e poi ci sono tutti questi elementi in acciaio che li contornano. Possono essere anche unisex, ci sono delle donne che li indossano, io decisamente no. Vabbè, in generale non indosso i bracciali, però ho deciso di farne qualcuno. E niente ragazze, io vi saluto, vado a riporre questi orecchini bellissimi nella mia scatola e cosa dire? Auguro come sempre a tutte buona creatività. Mi raccomando, pollici su e ci vediamo al prossimo video, o unboxing o tutorial. Vedremo. Ciao!